Un asteroide di forma simile a una sfera, densità di 1,5 grammi su centimetro cubo e raggio 1 chilometro, è arrivato a 1 milione di chilometri dalla Terra e si muove a una velocità costante di 20 chilometri al secondo verso di noi. La NASA fa atterrare una sonda sull'asteroide e, per tentare di rallentarlo, ne fa partire i motori, che esercitano una forza di 6,28 per 10 alla 11 Newton lungo la congiungente Terra-asteroide. La forza di attrazione gravitazionale esercitata dalla Terra può essere trascurata. Quanto vale la distanza percorsa dall'asteroide dopo il tentativo di rallentamento? Considera che nell'istante in cui dovesse sfortunatamente raggiungere la Terra, l'asteroide avrebbe velocità nulla. Quindi proviamo a disegnare quanto ci dice il problema. Abbiamo un asteroide che si dirige verso la Terra e dista dalla Terra circa 1 per 10 alla 6 chilometri. Ha una velocità di 20 km al secondo e alcune caratteristiche che ne possono definire la massa. Quindi andiamo prima di tutto a calcolare la massa dell'asteroide, perché ci servirà nel sapere qual è l'effetto di una forza di 6,28 Newton, 6,28 per 10 alla 11 Newton applicata a quella massa. Quindi abbiamo come informazione la densità e sappiamo che è di forma sferica con raggio di 1 chilometro. Quindi con queste informazioni, densità e volume, possiamo ricavare la massa. Quindi prima di tutto ricaviamo il volume dell'asteroide. Il volume dell'asteroide si calcola come 4π terzi per r al cubo, quindi uguale 4 terzi pi greco. Trasformiamo il chilometro in metri, quindi 10 alla 3 metri alla terza, uguale 4 terzi pi greco 10 alla nona. Andiamo adesso a calcolare la massa, che è uguale alla densità, 1,5, trasformiamo la densità grammi per centimetro cubo in chilogrammi su metro cubo. Quindi in questo caso grammi corrispondono a 10 alla meno 3 chilogrammi e i centimetri cubi corrispondono a 10 alla meno 6 metri cubi. Per il volume 4 terzi pi greco 10 alla nona, uguale questo per questo fa 6,28, mentre mettiamo a posto le potenze di 10 per 10 alla meno 3, per, essendo al denominatore, va a numeratore 10 alla 6 per 10 alla nona, uguale 6,28. Sommiamo gli esponenti delle potenze di 10 e viene meno 3 più 6 fa 3 più 9 fa 12 chilogrammi. Quindi se abbiamo una forza pari a 6,28 per 10 alla 11 Newton, quanto vale l'accelerazione applicata su questa massa? Sappiamo che la sonda applicherà un'accelerazione contraria alla velocità. Quindi andiamo a calcolare qual è l'accelerazione applicata. Per la seconda legge della dinamica sappiamo che forza
è uguale a massa per accelerazione, quindi accelerazione uguale forza diviso massa, che è uguale, la forza è 6,28 per 10 alla 11 newton diviso la massa 6,28 per 10 alla 12 kg, uguale, questi si semplificano e viene 0,1 metro fratto secondo quadrato, che possiamo anche scrivere come 10 alla meno 1 metro fratto secondo quadrato. Poiché la velocità dell'asteroide è di 20 km al secondo e c'è un'accelerazione diretta lungo la velocità ma di verso opposto pari alla 10 alla meno 1 metro fratto secondo quadrato, in quanto tempo questa accelerazione porterà la velocità dell'asteroide a zero? Quindi sappiamo che l'accelerazione media è uguale alla variazione di velocità diviso l'intervallo di tempo, per cui l'intervallo di tempo è uguale alla variazione di velocità diviso l'accelerazione media. Andiamo a sostituire i valori che conosciamo. 2 per 10 alla 4 metri fratto secondo, abbiamo trasformato i 20 km al secondo in 2 per 10 alla 4 metri fratto al secondo diviso 10 alla meno 1, uguale a 2 per 10 alla quinta secondi. Prendiamo un sistema di riferimento in cui l'asteroide si trova al punto 0, all'origine, al tempo t0. Quindi potremo scrivere l'equazione del moto uniformemente accelerato, S uguale S0 più V0t più un mezzo a t quadro, che per noi diventa la distanza che può percorrere il nostro asteroide nell'intervallo di tempo, sarà data dalla distanza dell'asteroide rispetto al sistema di riferimento, quindi 0, più la velocità dell'asteroide che sappiamo essere di 2 per 10 alla 4 metri fratto secondo per l'intervallo di tempo 2 per 10 alla quinta secondi, meno, sappiamo che abbiamo un'accelerazione negativa, un mezzo per 10 alla meno 1, che è la nostra accelerazione prodotta dalla sonda, per 2 per 10 alla quinta alla seconda, uguale, allora viene 2 per 2 fa 4, per 10, sommando gli esponenti, alla nona, meno 2 alla seconda fa 4, 4 diviso un mezzo fa 2, 10 alla quinta, 10 alla quinta elevata alla seconda fa 10 alla 10, per 10 alla meno 1 fa 10 alla nona, uguale 2 per 10 alla nona metri. Quindi nell'intervallo di tempo in cui la sonda riesce a fermare l'asteroide, che è 2 per 10 alla quinta secondi, il nostro asteroide percorre una distanza di 2 per 10 alla nona metri, che è come dire 2 per 10 alla 6 chilometri. Ma noi sappiamo che la distanza dell'asteroide dalla Terra è 1 per 10 alla 6 km.
Quindi questo tentativo non è che aiuta a fermare l'asteroide e quindi alla domanda del problema, riuscirà la sonda a fermare l'asteroide? La risposta è no. E alla prima domanda, quanto vale la distanza percorsa dall'asteroide dopo il tentativo di rallentamento, la risposta è 2 per 10 alla 6 km. Ci chiede adesso il problema: se la stessa forza è applicata perpendicolarmente alla congiungente Terra-asteroide, si riuscirebbe a evitare la collisione? Quindi se questo è il nostro asteroide e questa è la nostra Terra, se questa è la congiungente asteroide Terra e la sonda mi genera un'accelerazione in questa direzione, riuscirà a deviare il moto dell'asteroide prima che colpisca la Terra? Anche per questa possibilità dobbiamo calcolare per quanto tempo questa accelerazione può essere prodotta prima che l'asteroide raggiunga la Terra. Sappiamo che l'asteroide viaggia a una velocità di 20 km al secondo ed è distante 10 alla 6 km, 1 milione di chilometri. Quindi, poiché la velocità media la possiamo calcolare come la variazione di spostamento rispetto all'intervallo di tempo, possiamo anche dire che l'intervallo di tempo è uguale alla variazione di spostamento rispetto alla velocità media. La variazione di spostamento vuol dire passare da 1 milione di chilometri a arrivare alla Terra. Quindi, sostituendo i valori, abbiamo che la distanza è 10 alla 6 km e trasformati in metri dobbiamo moltiplicarlo ancora per 10 alla terza, diviso 2 per 10 alla quarta, uguale a 1 mezzo per 10 alla nona, che è la somma degli esponenti 6 più 3, per 10 alla meno 4, uguale 1 mezzo per 10 alla quinta, che è come dire 1 mezzo è 0,5, quindi possiamo dire 5 per 10 alla quarta secondi. Applichiamo adesso questo tempo all'asteroide calcolando quello che è la distanza che percorre lungo la direzione perpendicolare alla congiungente Terra-asteroide per vedere quanto spazio percorre. Andiamo adesso quindi a utilizzare sempre come sistema di riferimento quello in cui l'asteroide corrisponde, la posizione dell'asteroide è con l'origine del nostro sistema di riferimento, e andiamo a utilizzare la legge del moto uniformemente accelerato, quindi S uguale S0 più V0t più 1 mezzo a t quadro, per vedere quanto spazio fa percorrere questa accelerazione perpendicolare all'attuale direzione di velocità di avvicinamento dell'asteroide Terra. Quindi S uguale S0, abbiamo la corrispondenza del nostro sistema di riferimento all'istante iniziale con l'origine, quindi 0, più V0t, non c'è nessuna componente della velocità in direzione perpendicolare alla direzione asteroide Terra, quindi più 0, più 1 mezzo, l'accelerazione è sempre 10 alla meno 1 per t alla seconda, 5 per 10 alla quarta alla seconda, uguale 1 mezzo per 25 per 10 alla meno 1 per 10 all'ottava,
uguale 25 diviso 2 fa 12,5 per 10 alla 7 metri. Quindi arriva a una certa distanza. Con cosa confrontiamo questa distanza? La dobbiamo confrontare col raggio della Terra. Il raggio della Terra è uguale a 6,4 per 10 alla 6 metri. Quindi la sonda, quando sarà in prossimità della Terra, sarà comunque stata deviata sufficientemente verso destra o verso sinistra, tale per cui non ci sarà l'impatto.